Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la leggendaria utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini in scala 1:8, uscita numero 40. Dai ragazzi che abbiamo ancora un video da fare, il 41, e poi per questa spedizione abbiamo terminato. Siamo a oltre un terzo delle 110 uscite previste. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, la seconda di copertina, sempre destinata ai numeri utili e servizi. Guardate il video fino alla fine perché dovete fare attenzione soprattutto a due viti che tengono una staffa, perché ve lo dirò anche dopo. Vi consiglio di crearvi il filetto con il lubrificante, ma fate attenzione quando le avvitate perché è abbastanza impegnativo creare il filetto, quindi avvitare la vite, perché i fori sono molto piccoli. Dovete bagnare bene nel lubrificante la vite, se non basta la ribagnate, e avvitate piano piano con un buon cacciavite che non ve la rovini dietro. Se avete un cacciavite che non è in buono stato, non lo usate. Se sentite che la vite ha veramente troppa forza, andate più piano che potete, perché se la rompete dentro sono dolori. Allora, andiamo a vedere il contenuto di questo nuovo fascicolo. È tutto in plastica, nessun problema. Sapete che il modello è già molto pesante, poi considerate che tutta la carrozzeria è in metallo, oltre che il telaio e tante altre parti. Allora, guardate quanto è carina questa valvola farfalla sopra, però è tanto carina quanto delicata, quindi quando andrete a maneggiarla, attenzione, perché la potreste scollare, ok? Quindi abbiamo il filtro dell'aria parte superiore e inferiore, abbiamo la barra di rinforzo del filtro dell'aria, il supporto del filtro dell'aria, che qui vedete è un pezzo unico di plastica, ma hanno fatto il particolare verniciato in argento per distinguersi da quello nero. È una cosa molto carina. E poi abbiamo due serie di viti, una CP contrassegnata con il colore azzurro e la lettera finale P plastica. Questa la useremo per la plastica, vedete che il filetto è anche più largo. Queste cose io le dico ai meno esperti, perché se vi capitasse di immischiarle, sappiate che la prima cosa che vi fa capire subito se una vite è per il metallo o per la plastica è che quella per la plastica ha il filetto molto più distanziato rispetto a quella per il metallo. Vedete, questa è plastica e questo è metallo. Al di là della dimensione, questa è molto più attaccata, perché è ovvio che se voi andate per errore a avvitare una vite del genere nel metallo, la spezzate subito, ve lo garantisco. Detto questo, questa invece per il metallo, vedete, nera, color nero, M metallo, qui useremo lubrificante. Voi ne avete 3 dentro, io 2 le ho già usate, sapete che mi porto avanti perché già i miei video, non essendo dei video tutorial normali, ma spiego e mi occupo di aiutare le persone più in difficoltà, già hanno una durata superiore a quelli che possono far vedere solo il montaggio e basta, quindi figuriamoci se anche le cose che posso evitare di fare magari in separata sede le facessi anche qui a farvi vedere un filetto. All'inizio lo facevo, però molti apprezzavano, molti vanno avanti, si perdono delle cose importanti e poi fanno il danno e mi scrivono in privato, perché dovete guardare i video se volete vederli. Bene, allora, prima di fare l'assemblaggio, tutto quello che ci fanno vedere, la prima cosa che vi dico di fare, che io ho già fatto e vi faccio vedere anche a voi, è prendere due viti SM, il lubrificante e andate a crearvi il filetto qua. Guardate, una qui e una qui. Attenzione perché non è possibile avvitarle fino in fondo. Vi faccio vedere una cosa. Quindi
È importante questo che vi dico, perché se voi andate a avvitarle fino in fondo e insistete, vi si spezza. Più di così non entrano, ok? O meglio, sì, entrano ancora più di così, però voi non dovete mai dimenticarvi che c'è anche lo spessore della plastica, ok? Quindi ecco, quando vi è entrata già così, basta, non insistete, perché se è troppo dura la rompete dentro. Poi un'altra cosa, fatemi ragionare perché ve la dovevo dire, questa ve l'ho detta. Ah, la staffa, questa qua, il supporto del filtro. Guardate, una volta che avete fatto questo, avete messo le due viti, potete lasciare lì, tanto andiamo subito adesso a togliere per montarlo, ma prima di fare questo andiamo ad assemblarci il filtro. Eccolo qui, molto semplice, non potete sbagliarvi, sia perché avete lo scasso qui, vedete, 1, 2 e 3, e poi ovviamente questi due fuori devono coincidere con questi, è impossibile sbagliarvi. Guardate, mettete così e a posto, voilà, ecco qua, vedete? Perfetto. Andiamo a prendere allora a questo punto due viti CP, ma ne tiriamo fuori subito 4 perché ci serviranno poi per fissare il supporto del filtro dell'aria. Quindi una è sempre data in più, la rimettiamo dentro. Andiamo quindi ad avvitarci le due viti. Qui non serve che lavi il filetto, perché è una plastica molto morbida, quindi non vi preoccupate. Quando fate questo ricordatevi quello che vi ho detto, state attenti con le dita a non spezzare la farfalla sopra, sarebbe un peccato perché poi dovete rincollarvela. Ok, abbiamo fatto questo. Adesso prendiamo la staffa. C'è solo una posizione per la staffa, non vi potete sbagliare, che è questa, perché dietro, vedete, è lavorata così. Se la giro così non potrà mai entrare, non vi potete sbagliare. Eccola qui. Andiamo a inserirla dentro, prendiamo le due viti CP e avvitiamo. Intanto ringrazio tutti coloro i quali sono iscritti al canale, alle persone quindi che mi guardano, ancora di più a quelle che non mandano avanti la pubblicità quando c'è, perché a Michele non lo paga nessuno, prende le briciole di quella poca pubblicità che guardate, e quindi ragazzi, la pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio. Se voi mi glissate la pubblicità, la skippate, la mandate avanti veloce, dite come volete voi, Michele già non guadagna nulla, così guadagna ancora meno. Io cerco di aiutarvi, ragazzi, aiutate anche me, perché sinceramente vi do una piccola anteprima, non so se potrò andare avanti ancora tanto, ve lo dico subito, non piango addosso a nessuno, però io è dall'inizio che vi dico ragazzi aiutatemi, guardate le pubblicità, non mandate avanti veloce il video, perché c'è poco da fare. Io un video di 5, 7, 8 minuti lo faccio durare mezz'ora perché vi spiego l'impossibile, perché capisco che molti certe cose hanno difficoltà a farle. Ovviamente chi è più bravo di me mi può insegnare, ci mancherebbe, non mi guarda neanche. Però vi ho detto questo, io non guadagno nulla, cioè se non mi guardate la pubblicità, io alla fine del mese, se riesco a pagarmi 3 numeri di tutte le collezioni che faccio, ma sono già tanti, ve lo garantisco. Quindi ecco, non è che voglio diventare ricco, però cerchiamo di darci una mano, se potete, a vicenda. Mandatela avanti senza guardarla. Però guardatela ragazzi, mi raccomando, datemi una mano anche voi. Grazie, scusatemi, ma vorrei proprio continuare ad andare avanti col canale, ma sarà difficile. Allora, guardate, la barra, questa qua, che è il rinforzo del filtro, ha una parte curva, vedete questa, non guardate il perno, la curva, mentre invece qua ovviamente c'è sempre il perno, ma non c'è la curva, è minima rispetto a questa che è più grande, ok? Vi aiuta ancora di più guardare questo pezzo qui.
Allora, un attimo che metto più luce. Ok, non riesco a inquadrare bene. Niente, non vi complico la vita, non si vede bene, è inutile che ve lo faccio vedere. Allora, guardate qui. Andiamo ad inserire questo, così. Vi faccio vedere. Vedete? Abbiamo questo segmento, questo, che deve entrare qua. E il perno ovviamente nel foro dedicato, quindi non potete sbagliarvi. Quando inserite non spingete l'asta da qui, guai, mettetela nel foro e poi vi aiutate con qualcosa e premete, vedete? Ok? Non spingete da qui che la rompete, deve entrare così. Questa è la posizione corretta. Spero si veda. Mettiamo la luce. Eccola. Tanto poi va via, ecco, vedete? Metto la luce e va via. Non imparerò mai a usare questa tecnologia, io lo so. A questo punto, ecco qui, abbiamo fatto questo. Andiamo a a svitare le due viti SM che abbiamo messo in precedenza, che vi ho consigliato di filettare. Eccole qui. Vi rendete conto quanto c'è da montare in questo modello? Molti si lamentano perché vanno nel panico, ma un modello semplice è semplice, questo è complesso ma completo. Io sono soddisfatto. Adesso attenzione, perché guardate bene, vedete questo taglio che abbiamo qui? Deve entrare questo. Questo deve entrare qua dentro. Questo tubo qui deve inserirsi in questo foro. Aspettate, perché io so dove va, ma non riesco a farvelo vedere così. Allora, guardate, abbiamo detto, all'interno qui deve entrare questo. Dentro questo foro, non in questo, deve invece entrare questo tubo qui. Ok? Bene. Ovviamente le due staffe vanno avvitate dove abbiamo appena tolto le viti SM. Questa invece va inserita qui. Ecco qua. Ma non vi preoccupate, perché se avete montato bene il pezzo, quando andate a metterlo vi cade direttamente sul suo posto dedicato. Quindi andiamo, mettiamo prima questo all'interno, vedete? Lo inseriamo qua, così. Poi andiamo indietro fino alle viti il pezzo, eccolo lì. Fate attenzione perché non potrà entrare se non spingete questo tubo dove ho l'indice, io il dito, vedete? Guardate, lo metto all'interno, eccolo lì. Perfetto. E in più dovete anche inserire questo qua. Quindi questo è dentro, il tubo dietro è dentro, posso mettere le due viti. Ecco qui. Poi controlliamo tutto dopo. Non stringete tutto subito, avvitate e controllate. Vedete? Una volta fatto il filetto è un gioco da ragazzi. Provate a avvitarlo così senza aver fatto il filetto. Vi voglio vedere. Poi ditemi qualcosa. Ok? Adesso controllate prima di stringere che tutto sia a posto. Tutto. Vuol dire i tubi qua inseriti. Questo inserito qua sotto. Il collettore nella testata, non vi preoccupate se si alza e si abbassa, una volta che monterete il modello sarà tutto perfettamente a posto. Qui è a posto, il tubo qui è dentro, qui è inserito, bene. Abbiamo messo la staffa perfettamente nella sua sede dedicata, possiamo stringere le due viti SM. Ecco qui.
Allora, penso di aver finito. Perfetto, abbiamo finito. Guardate che bellezza. Ripeto, per quelli che si spaventano di tutti questi fili, non vi preoccupate, ne abbiamo già montati 2, monteremo anche poi gli altri. Non vi dovete preoccupare, ragazzi, ok? Controllate solo che il radiatore sia in linea con il lato qua sopra del raccoglitore dell'olio, cioè se è storto, vedete, addrizzatelo, ok? Perfetto. Bene, adesso, prima di salutarci, però una cosa, non vi ho fatto vedere tutta la rivista, siamo arrivati qua al montaggio, adesso continuiamo un attimino a vedere, se avete piacere di leggere, tanto ormai abbiamo terminato quelli che sono i contenuti scritti oltre che nell'immagine, che sono anche molto interessanti. Qui abbiamo le schede tecniche dei motori, e un'ulteriore ciliegina sulla torta di questo modello. Dare una lettura a queste poche righe costa veramente poco, ci fa conoscere meglio la storia della Citroen e non soltanto della Charleston 2 cavalli e di tante altre auto. E abbiamo finito. Ecco qui. Adesso, prima di chiudere e salutarci, vado a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 40, e ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Questo è il punto in cui siamo arrivati con il montaggio numero 40. Tutto il resto è rimasto uguale, quindi il nostro bellissimo sedile, tutto in tessuto vero, con tralicci tubolari in metallo verniciato, elastici in gomma con ganci metallici, similpelle, cruscotto con chiave dedicata per l'accensione, poi vedremo di quale servizio, se il motore o le luci, lo vedremo in seguito, cofano anteriore tutto in metallo, pesantissimo, l'abbiamo già pesato più di una volta, potete andare a vedere i video precedenti, guardate che meraviglia. Poi la targa avremo modo di personalizzarla a nostro piacimento, perché ci hanno dato parecchie lettere e numeri. Lo spruzzino per l'acqua, guardate questo piccolo dettaglio in plastica nera, che bello, c'è una nuance di colori tra questo vinaccia, direi bordeaux, ma neanche un vinaccia, bellissimo. Il paraurto anteriore, pensate, è in plastica ed è fatto benissimo, verniciato benissimo, addirittura la riproduzione dei rivetti. Porta anteriore sinistra lato guida, tutta in metallo. Non vi preoccupate per le ditate, perché poi io ho un prodotto che vi farò vedere alla fine di ogni modello per lucidarlo. Guardate, è la prima volta che mi accorgo che questo pezzo qua, nero che vedete, questo cerchietto, è gomma. È di gomma. Pensate un po'. Apertura del vetro basculante come in quella vera. La verniciatura è bellissima. Abbiamo questa linea bianca con il nero, bellissima, perfetta. Vedremo poi con l'accoppiamento in futuro. Speriamo che sia tutto perfettamente in linea, ma se abbiamo un po' di possibilità di registrare appunto le cerniere, ce la potremo fare. Questa è la parte interna della portiera. E poi quello che abbiamo appena montato, il motore, che non è ancora finito. Guardate che spettacolo,
Pensate solo a quanto lavoro c'è stato per fare questo progetto. L'ho già detto una volta, ma proprio perché molti di voi vanno avanti velocemente, magari ve lo siete perso. Una piccolezza anche che a molti è sfuggita, forse, è la copertura del disco dei freni. La copertura del disco dei freni è in acciaio. Il disco è in plastica, vedete? Ma hanno messo una lamella davanti e dietro per simulare il disco in ghisa, tanto più che ha le righe. È bellissimo. Poi abbiamo questi, vedete, i semiassi che hanno la gomma sia qua, il giunto, dove c'è il giunto mocinetico all'interno, no? E poi hanno il gommino anche qui. Quindi immaginatevi che bellezza questo modello. Io trovo che sia veramente un ottimo modello. Ecco qua. Finalmente abbiamo chiuso anche le parti esterne, i convogliatori dell'aria, abbiamo messo la testa. Ripeto, non guardate questo piccolo difetto dell'argento dove c'era la fusione dell'attacco del pezzo. Purtroppo non è stato possibile metterlo sottosopra e comunque l'avrei ritoccato lo stesso perché si può montare solo in un senso. Quindi poi andrò a ritoccarlo con l'Uniposca, ovviamente argento, oppure con il silver della Umbro o altri prodotti per modellistica. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento e soprattutto che vi sia stato d'aiuto. Noi ci diamo appuntamento con il prossimo filmato che arriverà subito dopo questo. Adesso abbiamo visto il numero 40 e andremo subito a montare il numero 41, l'ultimo di questa nuova consegna. Il numero 41 è molto semplice perché si tratterà di prendere il convogliatore dell'aria solo la parte posteriore, quindi quella che andrà attaccata al motore. La copertura ci verrà data nelle sessioni di montaggio, quindi consegne future. Abbiamo l'alternatore, che è molto carino, andremo a vederlo dopo, e la cinghia dell'alternatore, che è questa qui, più una serie di viti, ma lo vedremo dopo. Bene ragazzi, grazie del vostro tempo, mi raccomando, non dimenticatevi, se avete piacere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata alla playlist del canale perché troverete tante altre cose. Mi raccomando, ciao ragazzi!